Chi non ha mai provato almeno una volta Apple Freeform, questa applicazione che permette di realizzare delle lavagne per poi condividerle ovviamente con collaboratori. A cosa serve? Mi direte voi? Non lo so, serve o non serve. Ovviamente tutte le applicazioni che vi faccio vedere sono indirizzate ovviamente a chi poi ne fa un uso, che io posso ovviamente non trovare interessante, ma c'è magari chi può trovare interessante questa applicazione dove, come ho detto, potete realizzare delle lavagne. Ma cosa? Lavagne in che senso? Più che altro è una lavagna di appunti, ok? Per realizzare un progetto, quindi potete realizzare un progetto su questa lavagna per poi condividerla con persone che collaborano con voi, ovviamente l'esportazione PDF, stamparli eccetera eccetera. Quindi andiamo a vedere una panoramica e vediamo i comandi che offre e poi a voi ovviamente ragazzi se utilizzarla o no. Ricordatevi che è gratuita, quindi prendi e porta a casa. Quindi detto questo, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Vedete, è primavera, estate, quindi io sono in maniche corte e quindi andiamo a vedere questa applicazione Apple Freeform completamente gratuita. Come facciamo a scaricare Freeform della Apple completamente gratuito? Andiamo sulla barra di ricerca nell'Apple Store e lo cerchiamo Freeform. Come vedete io l'ho già ovviamente installato, andiamo un attimo ad aprire e vi faccio vedere ovviamente che non abbiamo acquisti in app, quindi è completamente gratis. Vedete cosa ci potete fare? Potete disegnare delle lavagne, loro le chiamano lavagne perché sono veramente lavagne, visto che possiamo condividere questa lavagna con altre persone. E cosa possiamo fare? Possiamo fare dei progetti, degli schizzi, delle idee, possiamo buttare giù idee. Non possiamo certo fare cataloghi, roba del genere, però possiamo buttare giù idee per poi ovviamente lavorarle insieme ad altre persone, ma è molto simpatica come applicazione. Poi ovviamente, come ci dice sempre, basta che serva, ok, si prende l'abitudine. Andiamo a fare apri e ci catapultiamo in questa schermata che poi è uguale a tutti i programmi, ok, che riguardano ovviamente iOS, ok, e abbiamo già visto File, abbiamo già visto altre applicazioni che sono fatte tutte così. Qui abbiamo sempre la possibilità di far scomparire questa barra laterale, ovviamente qua se uno su iPad è molto più grande, e qua abbiamo le seguenti voci. Qua abbiamo tutti i nostri progetti, ok, che praticamente stiamo facendo o faremo. La seconda invece sono tutti i progetti divisi per data, ok, quindi possiamo catalogarli così. La terza voce molto molto importante consente di condividere le lavagne con altre persone, quindi se io vado su, vedete così vado lungo, qui in questa voce posso andare a cercare una persona, ok, per condividere questa lavagna e per lavorare insieme a lei, oppure a più persone, quindi è una cosa carina quando si lavora in team e si cerca di mettere giù un progetto. Qui abbiamo i preferiti che li andiamo a mettere ovviamente dalla prima voce e poi vi farò vedere come subito. E qui invece abbiamo gli eliminati di recente, come funziona ovviamente per tutte le applicazioni di iOS. Per eliminare ovviamente tutta questi, diciamo questi qua è l'ultima, ok, l'ultimo stadio, dopodiché non avremo più le nostre lavagne. Si fa la stessa cosa, si fa su seleziona, si possono selezionare una per una o si selezionano tutte e sotto possiamo eliminarle o ovviamente recuperare i nostri progetti. Bene, andiamo sul fine, abbiamo anche la ricerca, quindi una cosa molto molto fatta bene. Ok, come si fa a mettere su preferiti? Bene, si clicca lungo e si clicca sulla voce preferiti. Adesso se andiamo in preferiti, ce ne abbiamo due, ok? Quindi molto molto facile. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio, ovviamente, qui l'abbiamo già vista ragazzi, qua abbiamo sempre gli stessi diciamo comandi qua per creare una lavagna nuova, poi abbiamo qua la possibilità di mettere in ordine, ok, come vogliamo ovviamente i nostri elementi e sempre diciamo come dire la schermata è sempre la stessa.
Non ci resta che cliccare su questo simboletto che raffigura proprio un foglio con una penna per creare una lavagna vuota, biella, bella bianca, biella, bella bianca. Innanzitutto vediamo che qua sotto abbiamo lo zoom, che possiamo ovviamente zoomare a piacimento la nostra lavagna, ok? Da questa parte qua invece abbiamo due comandi. Il primo è quello che diciamo attiva e disattiva i collegamenti tra gli elementi, e questa è una cosa molto molto simpatica. E questa invece fa venire fuori dei puntini tipo carta millimetrata, ovviamente on off, ok, a seconda delle esigenze. Ma vediamo qua su cosa c'è. A parte ovviamente c'è la freccia per tornare indietro, abbiamo qua dentro nel menu a tendina i soliti comandi che troviamo: rinominare, stampare, esportare per PDF, duplicare, eccetera eccetera eccetera. Invece da questa parte qua abbiamo la condivisione, che può essere fatta ovviamente solo tramite PDF o salvare penso il file, questo qua su file, ma il file riguarda la lavagna, ok? Non possiamo certo aprirlo in Chrome, non capisco perché c'è questa dicitura qua, però lasciamo perdere, lasciamo perdere, come dice buon De Sica. Bene, la cosa principale ovviamente è queste iconette qua. La prima riguarda ovviamente la scrittura a mano libera, ok? Quindi posso scrivere a mano libera andando a prendere ovviamente gli elementi che abbiamo già visto, ok? Le varie pennine, la gommina. Ecco, anche qua vale la stessa cosa, che io posso ovviamente fare un cerchio mal fatto e lui ovviamente lo fa diventare perfetto. E anche i triangoli sono la stessa cosa, e anche i quadrati, i rettangoli sono la stessa cosa. Allora, questo l'ho fatto, facciamo bene un quadrato fatto male, ok? Dovete però tenere premuto per un po', ok? Ok, vedete che ok, e qui diciamo non ci piove. Si apre, si accende ovviamente quest'altra diciamo iconetta, dove possiamo tornare indietro, ok, di tutte le operazioni, e poi andare avanti. Ecco, questa pennetta qua, questa matitina qua, ora io non so se fa due pagine, non credo, fa una pagina vuota nuova, perché non capisco, adesso poi lo proveremo, facciamo due o tre cose, poi vediamo se ovviamente farà più pagine. Bene, abbiamo visto il primo elemento, vediamo il secondo, che incomincia a essere interessante, sono le note. Ok, andiamo a cliccarci sopra e viene fuori proprio la nota, quelle che si appiccicavano con le password sui computer, vi ricordate? Cosa possiamo fare? Possiamo veramente ingrandirla e girarla con le dita per ovviamente ruotare. Vedete che c'è anche la griglia, ovviamente abbiamo il magnetico, ok? Quindi cliccandoci dentro possiamo andarci a scrivere. Ok, e abbiamo questi comandi qua. Abbiamo la possibilità di cambiare ovviamente lo sfondo della nota, non ce ne sono tanti, ci sono questi. Cambiamo un po' qualcosa così. Ovviamente possiamo andare a cambiare l'aspetto del nostro font, ok? Ingrandendolo, rimpicciolendolo. Ovviamente possiamo andare anche a dare bold e roba del genere. E poi ovviamente possiamo fare tutte le cose che ok, diciamo facciamo di solito in un programma di scrittura. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di andare a duplicare il nostro, ovviamente la nostra nota. Ecco, cambiamoci il fondo perché vi voglio far vedere una cosa, ok. Poi abbiamo la possibilità di andare a cancellare, e qui abbiamo un menu che comprende molte cose, anche ovviamente la possibilità di tenere ovviamente una dimensione unica, ok, di andare proprio a fare una, come dice qua, come si chiama, proporzioni, giustamente non mi viene la parola. Quindi proporzione, se noi andiamo a togliere ovviamente questa spunta e andiamo ora a ingrandire, vedete che possiamo farlo diventare anche un rettangolo, ok? Una volta che vogliamo fare invece tenere le proporzioni sempre le stesse, dobbiamo spuntarlo. Un'altra cosa interessante è il copia stile. Se andiamo qua, facciamo copia e andiamo in quest'altra nota e facciamo stile, incolla, che succede? Verrà incollato lo stesso stile. E possiamo
l'ultima funzione abbiamo ovviamente quello che riguarda la cancellazione. Andiamo avanti, qua abbiamo tutti i vari simboli che troviamo in tutte le applicazioni di iOS. Ok, mi è scappata. Però adesso io voglio farvi vedere una cosa prima di andare avanti. Ok, non mettiamo nessun simbolo, lasciamo il mondo com'è. Andiamo avanti a vedere qui cosa c'è. Qui abbiamo ovviamente la possibilità di andare a scrivere un testo e qui ovviamente abbiamo anche qua le solite cose. Ok, il colore, abbiamo il font, abbiamo le solite cose che si utilizzano, ok, ovviamente in scrittura. Abbiamo la possibilità di andare anche a ingrandire il nostro testo. Lasciamolo lì. In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di andare a inserire ovviamente dei file media da Irulino oppure da iCloud, ma non solo, possiamo andare a scansionare, possiamo inserire un link, ok? Quindi io adesso non lo inserisco perché vi faccio vedere un'altra cosa. È quello che riguarda questa iconetta. Se io la vado a cliccare, che succede? Vado a cliccare su un elemento, vedete che sono usciti questi 4 punti, ok, lungo i lati. Cosa succede? Questo è proprio l'aggancio con altri elementi. Io faccio così e l'aggancio al testo. Ora il mio testo è agganciato a questo elemento qua. Ma non solo, se io vado a cliccare sul testo stesso e vado a fare così, mi verrà proposto ovviamente un simbolo, oppure posso cliccare qui e andare a inserire quello che voglio. Ok, posso inserirci anche, che ne so, una sedia. Diciamo una sedia inserita qui. Ma non solo, non solo, a questo punto vado a prendere una foto qualsiasi, prendiamo questa qua, ok, e anche questa può essere linkata agli oggetti, ok, quindi faccio così, vedete che vengono fuori anche quei puntini, posso prendere un'intera riga e andare a unire tutto. Perché? Per fare dei diagrammi, ok, quindi può essere una cosa molto interessante. L'ultima cosa che andiamo a vedere, poi andremo a vedere anche se il foglio nuovo o lo cancella o ne fa un altro, ma penso che lo cancelli. Andiamo a vedere la gestione del, diciamo di poter cancellare e modificare questi elementi. Come avevo detto, tutti gli elementi presentano, ok, un menu qua sotto. Per quanto riguarda le immagini abbiamo ovviamente la possibilità di andare a fare un crop, ok, come in tutte le applicazioni di iOS. Abbiamo la possibilità di andare a sostituire, ok, il nostro ovviamente, o ripristinare la nostra foto. Qui l'andiamo a vedere in tutta la sua grandezza e possiamo condividerla, ovviamente non so, questo è una cosa che non so se serve. Possiamo duplicare, cancellarla e qua abbiamo quasi gli stessi comandi, ok, che diciamo sono presenti in tutti, ok, questi elementi. Anche qui vedete c'è lo stesso menu, anche qui. Però adesso andiamo a vedere come poter cancellare o spostare o quello che vogliamo. Se clicco su una parte, ok, dello schermo bianco, faccio seleziona oggetti, ok, e con una specie di lazzo puntando posso andare a selezionare gli oggetti che vorrei cancellare, oppure vado su fine. Vedete, mi vengono fuori questi menu, posso ovviamente raggruppare, ok, i miei oggetti, duplicarli o cancellarli in blocco, ok, e vengono ovviamente cancellati anche ovviamente i vari collegamenti. Facciamo un altro collegamento, andiamo a rifare la stessa cosa, facciamo così, seleziona, però questa volta facciamo seleziona tutto, fine, e andiamo a raggruppare gli oggetti. Quindi vabbè, possiamo anche ovviamente andarli a decidere di posizionare in modo verticale, orizzontale, centrati, o raggrupparli. Ora se io vado via di qua e seleziono, vedete, vengono raggruppati. Ovviamente posso andare a levare il gruppo, ok, cliccando qui, vedete, separa, ok, e poi posso anche bloccare gli oggetti su ovviamente la lavagna. Se io adesso andassi a fare un altro oggetto qualsiasi, ok,
e vado a spostare l'oggetto stesso, questi qua non si spostano più. Vedete che io ovviamente ingrandisco la lavagna e quell'oggetto non si sposta più, cioè questo che si sposta è tutta la lavagna, ok? Poi andiamo a vedere l'ultima funzione, che è questa. Io spero di non avermi dimenticato nulla. Andiamo a cliccare qui e secondo me, vedete, ha fatto un foglio vuoto. Adesso torniamo indietro. Ah, vediamo qua cosa dice. Vedete, ok, foglio 2, non c'è più l'altro, quindi vado indietro. Può darsi che me l'abbia lasciato e me l'ha lasciato, quindi va a creare un foglio vuoto lasciando ovviamente quello che io ho creato. A questo punto, come ultima cosa, posso andare ovviamente a condividere, esportare su ovviamente sul, diciamo, sul PDF, oppure se ho la condivisione iCloud, come tutte le cose, posso andare in iCloud e condividere questo freeform con un altro utente per poterlo fare modificare. E mentre George, la scimmia, curioso come il George, che sta alle spalle, ci fa supervisore quello che combino, abbiamo visto questa applicazione completamente gratuita della Apple, messa a disposizione per tutti gli utenti di iOS. Ovviamente mi sembra che sia dalla 16, ok, da iOS 16 in poi disponibile, ed è gratuito, per fare queste bozzette, chiamiamolo queste bozze, questi diciamo questi progetti in embrione che poi vengono elaborati e magari nascono, non so, siti web, pagine Facebook, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, se vi interessa l'applicazione, scaricatela, è gratuita e fatemi sapere nei commenti se la utilizzate. Poi la stessa canzoncina, ovviamente la ripeto sempre, ma ragazzi, che dobbiamo fare? È questa la nostra, come dire, il nostro destino è questo. C'è un moscerino nell'occhio. Vi invito a condividere questo video con i vostri cari amici e follower e conoscenti per far crescere il canale. E in ultimo, ma non meno importante, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in un futuro molto prossimo. Con questo per il mondo iOS è tutto, ci vediamo alla prossima.